Sapevate che nella Russia imperiale era consuetudine per gli imperatori scegliere le proprie amanti tra le ballerine? Oggi parliamo di una di loro, Matilde Kschessinska, prima ballerina dell'eccelso Teatro Imperiale Mariinsky e protagonista del romanzo La ballerina dello zar, che lungi dall'essere solamente una storia d'amore, è in realtà molto di più, anche da un punto di vista storico, come vedremo, perché è la cronaca della fine di un impero. Prima di continuare, occhio che alcune delle considerazioni che faremo in questo video possono contenere dei piccoli spoiler. Piccoli perché molti di noi già conoscono le vicende storiche, però ecco, siete avvertiti. Continuiamo. Nel romanzo, ambientato a cavallo tra il XIX e il XX secolo, la storia d'amore tra Matilde e Nicola II si intreccia inesorabilmente con le vicende storiche di quel periodo, che portarono poi al declino e al tramonto dell'impero zarista e della dinastia Romanov. Dalla vita e dalle memorie di una grande donna trapelano un'intensa passione per l'arte e per il lusso, una feroce ambizione di emergere dal contesto modesto nella quale la protagonista è nata e anche una grande forza di volontà nell'affrontare tutti quegli eventi storici che sono alcuni dei più drammatici che hanno scosso non solo la società russa del tempo ma l'intera umanità. La voce narrante della Kschessinska ci guida attraverso alcuni degli avvenimenti più drammatici, più tragici e più significativi anche del XX secolo, che hanno cambiato non solo il volto della Russia per sempre, ma come vedremo tra poco hanno avuto ripercussioni poi anche sull'ordine mondiale. Attraverso gli occhi della ballerina assistiamo ad alcuni degli eventi più importanti di quel periodo, quali ad esempio l'incoronazione di Nicola II, il suo Niki, proclamato zar, imperatore di tutte le Russie. Viviamo con lei anche il disagio davanti alle prime proteste di contadini, proletari e operai a seguito della dilagante povertà in Russia, causata anche dalla perdita della guerra da parte dell'impero russo contro il Giappone avvenuta a inizio secolo e causata anche dalle condizioni disumane di lavoro degli operai nelle fabbriche. Ragione per cui appunto una folla di proletari, contadini e operai si riversa nelle strade di San Pietroburgo chiedendo protezione al loro Batiushka, ovvero lo zar, che loro considerano come un grande padre. Stiamo parlando della tristemente nota Domenica di Sangue, avvenuta nel gennaio 1905, conosciuta proprio per la durezza con la quale i cosacchi dello zar repressero questa rivolta. Nel libro la tragicità dell'evento ci arriva proprio per via del modo in cui ci viene raccontata, però di questo torneremo a parlare dopo. Quando poi la rivoluzione scoppia del tutto, noi ne viviamo le conseguenze attraverso l'esperienza di Matilde. Viviamo per esempio l'incertezza riguardo a quanto altro tempo l'insicurezza e il disordine nelle strade di San Pietroburgo durerà, e osserviamo la Kschessinska che da prima ballerina dei teatri imperiali russi, amata e anche temuta, si fa piccola piccola, si maschera da contadina, cerca di nascondere al meglio la propria ricchezza e cerca di confondersi tra la folla di operai, contadini e proletari per sopravvivere. O ancora cerchiamo di adattarci ai cambiamenti che, insieme a politica, società ed economia, travolgono anche tutto il mondo del teatro. E poi più tardi, nella storia, viviamo con lei l'incertezza riguardo a che cosa succederà alla famiglia imperiale russa e fino all'ultimo continuiamo a sperare che il nostro Niki riesca a ristabilire l'ordine nella nostra San Pietroburgo. Ovviamente noi lettori sappiamo che così non sarà, che Nicola II e la famiglia imperiale non sopravviveranno alla rivoluzione russa. Ed è proprio lì il bello e il fascino di questo romanzo, perché la voce narrante della Kschessinska ci fornisce date e riferimenti storici che ci permettono di orientarci all'interno della storia con la S maiuscola e noi percepiamo mano a mano che avanziamo con la lettura della storia che la morte di Nicola II e della famiglia imperiale si avvicina sempre di più, nonostante lei ne sia ignara e non sappia che cosa succederà
tornerà e continui a sperare fino all'ultimo che questo non si verifichi, e noi con lei. La ballerina dello zar è quello che si definisce un'autobiografia immaginaria o pseudomemoriale. La scrittrice Adrienne Sharp mescola dicerie, pettegolezzi e realtà storica e racconta la storia della Křesťanská in prima persona, come se fosse lei stessa, la ballerina stessa, a raccontarci la sua stessa storia. La bellezza di quest'opera letteraria è proprio il fatto che ci dimentichiamo che è un romanzo e ci sembra di leggere l'autobiografia dell'ultima grande danzatrice dei teatri imperiali russi. La voce narrante è molto lucida, matura e anche, soprattutto verso la fine, consapevole che l'epoca d'oro della Russia imperiale non tornerà, il che lascia anche a noi lettori un retrogusto di amarezza e di nostalgia. Adrienne Sharp sceglie la narrazione in prima persona per raccontarci la storia della Křesťanská, anche per veicolare l'urgenza da parte della ballerina di fornire la propria versione della propria storia, spogliata da ogni menzogna, da ogni invenzione, ed elevando la propria persona e la propria vicenda al di sopra di ogni diceria e di ogni calunnia che la società russa dell'epoca aveva diffuso sul suo conto. La narrazione in prima persona ci permette anche di immedesimarci nella ballerina protagonista, provando anche solo a immaginare quanto difficile dovesse essere la vita nella Russia zarista per una donna cresciuta, nata e cresciuta in un ceto medio-basso della società. Matilde è supportata solo ed esclusivamente dal proprio talento di ballerina e noi per questo la ammiriamo. È mossa da una feroce ambizione di stabilirsi al di sopra del contesto sociale medio-basso nel quale è nata e nel quale si muove all'inizio della storia. È animata poi da un amore profondo, totalizzante, quasi romantico nel senso artistico letterario del termine per lo zar Nicola II. Ed è anche una combattente, proprio perché come donna è soggetta a tutte quelle pressioni tipiche della società russa dell'epoca. Pensiamo ad esempio alla pressione di dover avere un figlio maschio e tutte le responsabilità che questo comporta, senza però avere la protezione del titolo nobiliare del quale gode per esempio l'imperatrice Alix, moglie di Nicola II. Altra tecnica narrativa che la scrittrice usa, che rende quest'opera un romanzo così affascinante, è la scelta di ambientare la storia durante un periodo storico così significativo che ha segnato un punto di svolta vero e proprio non solo in Russia ma nel mondo intero. Infatti, insieme alla Křesťanská ci muoviamo inizialmente nei ceti medio-bassi della società russa dell'epoca, scaliamo la vetta con molto sforzo e sacrificio e raggiungiamo l'apice di quella società, arrivando a godere del massimo dello sfarzo e dell'opulenza che la Russia zarista dell'epoca aveva da offrire. Assistiamo impotenti agli eventi che preparano il terreno per la rivoluzione russa. Siamo testimoni dell'abdicazione dello zar e infine della presa del potere da parte dei bolscevichi. Le pagine di questo libro danno voce ai sentimenti di Matilde, che cerca di adattarsi a un mondo attorno a lei che cambia rapidamente, di preservare la propria ricchezza che così duramente si era guadagnata e anche di proteggere i propri cari. La Křesťanská, come noi mentre leggiamo il romanzo, si muove in un contesto che cambia radicalmente in pochissimi anni, inizialmente popolato da divinità, ovvero lo zar e la famiglia imperiale, che si credono immortali, invincibili e che ignari si avviano lentamente verso la propria fine, solo per poi trasformarsi in spettri, in fantasmi, alla ricerca di un mondo fatato, incantevole e incantato, sfarzoso, che non esiste più e non tornerà più. L'autrice è estremamente abile nel rendere noi lettori parte del mondo che fa da cornice alla storia di questa coraggiosa donna. La voce narrante della Křesťanská, mentre ci racconta la propria storia, ci descrive nei minimi dettagli i luoghi all'interno dei quali si muove e, cosa ancora più importante, ci racconta la propria percezione di questi luoghi.
Quando per esempio balla al Teatro Mariinsky, noi siamo con lei dietro le quinte, ne percepiamo l'eccitazione che precede qualunque esibizione teatrale, siamo con lei poi anche sul palco mentre si esibisce al cospetto della famiglia imperiale e apprendiamo via via che leggiamo il romanzo abbastanza sul mondo della danza classica per poterci formare un'opinione riguardo all'ideazione o all'esecuzione di una coreografia e riguardo poi più avanti anche a tutti i cambiamenti che investono il mondo del teatro e in particolare il mondo del balletto. Partecipiamo anche all'entusiasmo di Matilde quando si trasferisce nella villa sull'isola Peterburgsky che Nicola II le ha comprato e per la prima volta nella sua vita si avvolge in un lusso che non aveva mai potuto permettersi prima d'ora e quindi quando poi durante la rivoluzione russa lo perderà vivremo con lei il suo dolore per la perdita di uno stato sociale che si era così faticosamente guadagnata. La scrittrice ci rende partecipi della vicenda anche attraverso l'uso di molte parole in russo, delle quali ci viene spiegato il significato all'inizio del romanzo e che poi vengono riprese durante l'opera senza ricordarci il significato e contando un po' sulla memoria del lettore o sulla sua capacità di evincere il significato alla luce del contesto. E funziona, è una strategia che funziona proprio perché ci dà l'impressione di essere parte di una piccola comunità di eletti che condividono un vocabolario comune alla quale Matilde ha scelto di raccontare la propria storia. Un discorso analogo vale per le tradizioni russe che magari noi, un pubblico occidentale, non conosciamo, ma che ci vengono spiegate e che poi vengono richiamate durante la narrazione. È un po' come se la Kshessinska si rendesse conto di star raccontando la propria storia a un pubblico non russo e non russofono e quindi ci prende per mano e ci illustra, ci presenta il proprio mondo. Anche il tono con la quale la storia ci viene raccontata contribuisce a creare questa sensazione di vicinanza alla protagonista. La Kshessinska ci racconta la propria storia con molto entusiasmo, molta passione, tanto che a volte si lascia trascinare dalla narrazione e ci anticipa degli eventi, salvo poi dire di questo parleremo più tardi, sto correndo troppo, torniamo agli eventi del presente. Tornando un po' al discorso che facevamo poc'anzi, l'autrice si preoccupa sempre di fornire tutte le informazioni necessarie a noi lettori in modo da darci la possibilità di fruire della storia nel modo più completo possibile. Lo fa attraverso la voce narrante della Kshessinska, facendo in modo che la ballerina ancora una volta ci prenda per mano e ci guidi anche in vari excursus e approfondimenti su personaggi magari con i quali lei durante la storia non interagisce in modo diretto, ma che fanno parte di questo mondo, di questa cornice all'interno della quale la storia avviene. Pensiamo ad esempio al personaggio di Rasputin. Infine, un altro elemento che rende quest'opera letteraria così affascinante, soprattutto ma non solo se si è appassionati di storia, è il fatto che la vicenda di Matilde si intreccia inesorabilmente con i fatti della storia, con la S maiuscola, gli eventi storici. Mi vengono ad esempio in mente i pensieri riguardo alla redistribuzione del potere e della ricchezza nella Russia post-zarista che il rivoluzionario Lenin appunta per una serie di vicissitudini sul quaderno di scuola del figlio della protagonista. Ma la descrizione dell'evento storico che più mi ha fatto venire la pelle d'oca è quella che la scrittrice fa della Domenica di Sangue, avvenuta nel gennaio 1905, durante la quale, come abbiamo visto prima, i cosacchi dello zar repressero nel sangue la protesta pacifica di operai, proletari e contadini con le loro famiglie. Siamo con la Kshessinska affacciati al balcone della sua villa e vediamo la folla di manifestanti che sfila lungo il ponte Troitsky proprio di fianco a una schiera di cosacchi dello zar. Lei ci rende partecipe dei propri pensieri, ci racconta quello che sa riguardo ai cosacchi dello zar e noi apprendiamo per esempio
della loro passione per la violenza a distanza ravvicinata, e immediatamente lei, come anche noi lettori, siamo investiti da un brutto presentimento che peraltro poi è confermato dalla crudezza della descrizione del massacro che subito dopo avverrà. Un'autobiografia immaginaria di Matilde Kschessinska, ultima grande danzatrice dei teatri imperiali russi. Adrienne Sharp ci offre uno spaccato di vita della società, della politica e della storia della Russia a cavallo tra il XIX e il XX secolo, attraverso gli occhi della ballerina, una donna che in questo contesto ha vissuto, è cresciuta, ha trionfato, è caduta in disgrazia ed è successivamente rinata. Beh, come avrete capito, a me questo romanzo è piaciuto moltissimo, sia per la vicenda raccontata che per come viene raccontata. Se anche voi l'avete letto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se invece non conoscevate questo romanzo prima di vedere questo video, ve lo consiglio vivamente. Sia che siate appassionati di danza classica e di storia come me, sia che siate semplicemente amanti di storie avvincenti e ben raccontate. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e noi ci vediamo nel prossimo, sempre su questo canale, per parlare di storytelling applicato al cinema, al teatro e alla narrativa. Ciao!